Salve a tutti carissimi horror maniaci e benvenuti a Horror Box. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Non avrei mai pensato di dirlo, ma siamo a pochi giorni dall'uscita di Resident Evil 8. O Resident Evil Village, come preferite chiamarlo. Ho deciso, quindi, visto che sono un grandissimo appassionato di questa saga videoludica, nel caso non si fosse notato, di fare un super riassunto di tutti i capitoli, tutti i videogiochi che sono usciti dal 1996 ad oggi. Il riassunto non sarà in ordine cronologico, così, proprio in stile Resident Evil, spetterà a voi rimettere insieme i pezzi come se fosse un puzzle del gioco. In questo riassunto, ovviamente, non si prenderà in considerazione l'ottavo capitolo e nessuna edizione speciale, porting o remastered. Quindi, senza indugiare, possiamo iniziare. Resident Evil. I nostri eventi hanno luogo nel 1998. Tra i monti Arklay e la Raccoon Forest ci sono state numerose segnalazioni riguardo atti di cannibalismo e persone scomparse. La squadra speciale STARS della polizia di Raccoon City manda il bravo team ad investigare. Nessuno di loro farà ritorno. Invieranno così una seconda squadra, la squadra Alpha, composta dai nostri protagonisti Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Albert Wesker. E un certo Josie, ma tanto muore nell'intro del gioco, quindi. Arrivati nel bosco, i membri della squadra saranno attaccati da alcuni mostri e dovranno trovare rifugio in una villa apparentemente abbandonata. Qui si separeranno e noi, nei panni di Chris o di Jill, inizieremo a giocare. Ritroveremo l'unica sopravvissuta del team Bravo, Rebecca Chambers, e scopriremo che la villa, chiamata Villa Spencer, è di proprietà di Oswell E. Spencer, che insieme a James Marcus e Edward Ashford sono i fondatori della compagnia farmaceutica Umbrella Corporation. La villa custodisce un laboratorio segreto dove la multinazionale stava facendo esperimenti sulle BOW, armi batteriologiche da utilizzare a scopi militari. Tutto è possibile grazie al virus T, derivante dal virus progenitore ricavato dall'Ebola, che se somministrato con le giuste dosi avrebbe riportato a qualsiasi tipo di rigenerazione cellulare. Inoltre Albert Wesker è d'accordo con l'azienda e tenterà in ogni modo di eliminare i membri della STARS sopravvissuti. Verrà però ucciso dal T-01 Tyrant, un'arma sperimentale che stava sviluppando la Umbrella. Villa Spencer, insieme al laboratorio, esploderà grazie a un meccanismo di autodistruzione. I sopravvissuti, Chris, Jill, Barry e Rebecca, torneranno a Raccoon City pronti a denunciare il fatto. Resident Evil 2. Il secondo capitolo si svolge all'interno della città di Raccoon City, esattamente 2 mesi dopo gli eventi della villa. I protagonisti questa volta sono il neopoliziotto Leon S. Kennedy e Claire Redfield, sorella di Chris. Leon è lì per il suo primo giorno di lavoro, mentre Claire è alla ricerca di suo fratello. Arrivati in città troveranno ad attenderli un'orda di morti viventi e di BOW, tra cui un nuovo Tyrant, Mr. X, mandato dall'Umbrella per uccidere ogni sopravvissuto in città. Inoltre Claire non troverà alcuna traccia di Chris, che sembra essere sparito nel nulla. Ma cosa è accaduto a Raccoon City? Il dottor William Birkin e sua moglie Annette hanno sviluppato un nuovo virus, il virus G, che a differenza del virus T dà la possibilità al portatore di evolversi. William però non vuole consegnarlo all'azienda. Di tutta risposta un gruppo di mercenari, anche se per sbaglio, gli spara. Il dottore, in fin di vita, si inietterà una dose di virus G che ha sviluppato. Ucciderà i militari e diffonderà tramite i topi il virus in tutta la città. Leon e Claire incontreranno altri 2 personaggi chiave, Sherry Birkin, figlia del dottore, e Ada Wong, mandata in segreto a recuperare un campione di virus. Alla fine Leon e Claire sconfiggeranno sia Mr. X che William Birkin e scapperanno con un treno di emergenza prima dell'esplosione del laboratorio sotterraneo dell'Umbrella della città di Raccoon City, mentre Ada, almeno apparentemente, non sopravviverà. Resident Evil 3 Nemesis. E qui iniziamo i primi salti temporali. Torniamo indietro di un giorno dagli eventi di Resident Evil 2. Il 28 settembre 1998 la polizia di Raccoon City, insieme ad un plotone di militari mandati dalla Umbrella, cercherà di respingere l'orda di infetti che si stanno aggirando nelle strade di Raccoon City. La protagonista questa volta tornerà ad essere Jill Valentine. Una volta tornati da Villa Spencer, i membri della STARS fecero rapporto a Brian Irons, commissario di polizia di Raccoon City. Questo però archivierà il caso, essendo un poliziotto corrotto dalla Umbrella che scopriremo avere le mani in pasta un po' dappertutto. Quindi Chris, Barry e Rebecca faranno perdere le loro tracce.
Gli ultimi due agenti Stars rimasti in città sono Jill e Brad. Il 28 settembre decideranno di scappare dalla città, ma la Umbrella ha preparato un regalo esclusivamente per loro: il Nemesis. Corri, scappa, c'è il Nemesis! Un nuovo Tyrant, più potente, più resistente, molto veloce e che può usare armi da fuoco, tra cui un simpaticissimo lanciarazzi. Brad morirà, Jill sarà salvata da un gruppo di mercenari: il mascalzone latino Carlos Oliveira, Nikolai Zinoviev e Mikhail Victor. Jill e Carlos, per alcuni inconvenienti, dovranno trattenersi a Raccoon City sino alla mattina del 1° ottobre. Inoltre scopriranno che Nikolai è l'ennesima pedina della Umbrella, mandato a Raccoon City a recuperare campioni di alcune BOW da produrre in massa. Jill e Carlos riusciranno a fermare Nikolai e a uccidere il Nemesis, e con l'aiuto di Barry Burton scapperanno dalla città tramite un elicottero, pochi secondi prima della caduta di una testata nucleare mandata dal governo degli Stati Uniti per cancellare ogni traccia dell'infezione. Resident Evil Survivor, primo capitolo in prima persona e spin-off che racconta gli eventi di Sheena Island, dove un conoscente del nostro Leon, Ark Thompson, si infiltrerà in un centro di ricerca Umbrella. La Umbrella rapiva dei bambini e li portava su quest'isola. I bambini sarebbero stati di fondamentale importanza per lo sviluppo dei Tyrant. Ark fermerà il cattivo di turno e scapperà insieme a due bambini sopravvissuti, Lot e Lily. Resident Evil Code Veronica. Siamo nel dicembre 1998, dove Claire Redfield, ancora sulle tracce di suo fratello Chris, si infiltra nel centro di ricerche Umbrella di Parigi. Viene però catturata e condotta a Rockford Island. Al suo risveglio, Claire si ritroverà sola su un'isola invasa da morti viventi e BOW. Qui conoscerà Steve Burnside, un ragazzo che come lei è stato fatto prigioniero. I due saranno costantemente braccati dal comandante del plotone militare dell'isola, Alfred Ashford. Inoltre risbucherà niente po' di meno che il nostro Albert Wesker, che dopo gli eventi del primo Resident Evil si è tramutato in un superuomo. In accordo con terzi, Wesker deve recuperare il virus T. Veronica, una variante del virus T ottenuta dalle libellule. Alfred cercherà di uccidere i ragazzi in ogni modo, prima risvegliando dal sonno criogenico sua sorella Alexia e poi liberando il Nosferatu, ossia Alexander Ashford, padre di Alfred e Alexia, che ha deciso di sperimentare su se stesso gli effetti del T. Veronica. Farà anche il suo ritorno Chris Redfield, che grazie ad un informatore segreto, Leon, raggiungerà prima Rockford Island e poi arriverà in Antartide, dove Claire e Steve sono finiti per colpa di un dirottamento dell'aereo di salvataggio compiuto da Alfred, che ferito durante uno scontro morirà. Finalmente Chris e Claire si rincontrano, ma Claire dovrà dire addio a Steve, tramutatosi anche lui in una BOW dopo essere stato infettato dal T. Veronica. Wesker fallirà lo scontro con Alexia, ormai potenziata dal virus. I due fratelli Redfield arriveranno in una riproduzione della prima Villa Spencer, dove sconfiggeranno Alexia grazie a un'arma speciale a ioni, per poi scappare via con un jet di salvataggio, ovviamente prima della classica autodistruzione della struttura. In tutto ciò, Wesker è ancora in circolazione. Resident Evil Gaiden. Protagonista questa volta è Barry Burton alla ricerca di Leon S. Kennedy. Questa volta è stato compiuto un attacco terroristico alla nave Starlight, facente parte di un'organizzazione in contrasto con l'Umbrella. Nave ormai piena dei classici zombie e BOW. Leon e Barry si ritroveranno e fuggiranno insieme a una ragazza di nome Lucia. Barry adotterà Lucia e verranno a conoscenza di un'arma batteriologica mutaforma e quindi capace di assumere le sembianze di altri soggetti, tra cui Leon. Resident Evil Survivor 2 Code Veronica. Una sorta di versione sparatutto di Code Veronica priva di senso logico. Uno spreco di tempo. Resident Evil Zero, messo a punto all'inizio di tutti gli eventi. Racconta le vicende del team Bravo durante l'ispezione delle Arklay Mountain. Protagonista è la neopoliziotta Rebecca Chambers. Il capo del Bravo Team, Enrico Marini, scopre che da quelle parti è fuggito Billy Cohen, ex tenente militare condannato alla pena di morte per dei crimini di guerra. Durante l'esplorazione Rebecca troverà un treno fermo su delle rotaie. Al suo interno, ad attenderla, ci sarà un'orda di zombie. Il treno parte e Rebecca incontrerà Billy Cohen. La ragazza scoprirà l'innocenza del ragazzo, per poi arrivare insieme ad una villa fatiscente, costruita prima di Villa Spencer.
Scopriamo che la causa dell'infezione del treno e della conseguente infezione di Villa Spencer è James Marcus, uno dei padri fondatori della Umbrella Corporation che non condivideva alcune idee degli altri. Venne così ucciso, ma nessuno sapeva delle sue ricerche sulle sanguisughe. Infatti, la prima creatura dove venne sviluppato il virus T fu proprio una sanguisuga. Marcus si impiantò la sanguisuga regina, in modo da avere il controllo su tutte le altre, che vennero mandate al treno, mezzo di trasporto usato dal personale della Umbrella Corporation per andare al lavoro. Billy e Rebecca uccidono Marcus, ormai tramutato in una sanguisuga gigante. Durante tutti questi eventi sono stati monitorati da Albert Wesker e William Birkin. E scopriamo in realtà che l'Alpha Team è stato mandato a Villa Spencer solo per testare le armi batteriologiche. Alla fine Rebecca e Billy si separano. Lei lo farà passare per morto e si dirigerà in un luogo apparentemente sicuro. Villa Spencer. Pessima scelta, Rebecca. Resident Evil Dead Aim. Spin-off abbastanza discreto. Morpheus Duval ruba dei campioni di virus T e li usa per dirottare una nave diretta negli Stati Uniti. Bruce McGirven e Fong Lee, rispettivamente dei servizi segreti americani e cinesi, lo fermeranno. E ancora oggi devo capire perché Morpheus, quando si inietta il virus T, diventa una BOW transessuale che emana elettricità. Resident Evil Outbreak. Spin-off che si svolge durante gli eventi di Raccoon City e racconta le vicende di un gruppo generico di sopravvissuti durante le prime ore dell'infezione. Ci ritroveremo spesso in luoghi già esplorati nel secondo e terzo capitolo, come i laboratori e l'ospedale. Alla fine i sopravvissuti si salvano con un elicottero di fortuna poco prima della caduta della testata nucleare. Resident Evil Outbreak File 2. La stessa solfa del primo. Nuovi ambienti, nuovi mostri, si torna alla stazione di polizia e c'è un elefante zombie. Resident Evil 4. Ringraziate questo gioco se amate gli action in terza persona. La Umbrella è fallita. L'ex poliziotto, ora agente governativo, Leon S. Kennedy, viene inviato in Spagna alla ricerca della figlia del presidente degli Stati Uniti. Arrivato nel villaggio di El Pueblo, scopre che gli abitanti si comportano in modo strano. Sono estremamente violenti, anche se i loro comportamenti sono molto più simili a quelli di esseri umani che di semplici zombie. Possono parlare, possono interagire tra di loro, come una normalissima comunità. Diventano violenti alla presenza di un estraneo. Scopriamo che la causa di tutto sono i parassiti Las Plagas, dei parassiti preistorici scoperti nelle miniere del castello della famiglia Salazar. I Salazar, insieme ad Osmond Sadler, hanno deciso di controllare gli abitanti della zona tramite questi parassiti, tutti sotto il controllo della plaga regina, appartenente a Sadler. Sadler, inoltre, è il capo della setta Los Illuminados. Il loro scopo, una volta rapita la figlia del presidente degli Stati Uniti, è di infettarla con il parassita, per poi rimandarla negli Stati Uniti, in modo da poter infettare prima i poteri forti, poi tutto il mondo. Il responsabile del rapimento di Ashley è un ex amico di Leon, Jack Krauser, che in cambio del potere che gli è stato conferito dai Los Illuminados si è schierato dalla parte di Sadler. Tornerà anche Ada Wong, questa volta per recuperare il campione di Las Plagas, da consegnare ad Albert Wesker. Leon uccide Sadler, salva Ashley, mentre Ada scapperà con un campione del parassita. Resident Evil The Umbrella Chronicles. Riviviamo in versione sparatutto su binari molti eventi accaduti nei capitoli precedenti. Inoltre mandiamo avanti anche un po' la trama. Siamo in Russia, nel 2003. Chris Redfield e Jill Valentine sono diretti al distaccamento russo della Umbrella per fermare la produzione di altre BOW. Il cattivo della situazione è un certo Sergei Vladimir, creatore della BOW più trash mai fatta, il Talos. Una BOW con armi incorporate. La creatura viene distrutta, i due fuggono e vengono finalmente nominati membri della BSAA, ente governativo che combatte le armi batteriologiche. Nel frattempo Wesker ruberà i dati della Umbrella contenuti nella base russa. Resident Evil 5. La Trycell e Wesker hanno recuperato Las Plagas del quarto capitolo. Cercano così di mandare avanti le ricerche sulle armi batteriologiche. Siamo in Africa, nel villaggio di Kijuju. Chris Redfield e la sua nuova partner Shiva Alomar sono sulle tracce del trafficante Ricardo Irving, ma gli abitanti del villaggio sono stati infettati con Las Plagas. Non passerà molto e daranno subito sfogo alla loro violenza. Irving non è nient'altro che una pedina di Excella Johnny e Albert Wesker, che tramite un aggeggio elettronico riesce anche a controllare Jill Valentine.
Wesker tradisce Xella, impadronendosi della Tricell. Il suo scopo è di rilasciare nell'aria il virus Uroboros per fare una selezione naturale. Tutti gli eletti che nel mondo sopravviveranno a questo virus daranno vita a una nuova razza umana. Shiva e Chris fermeranno Wesker, prima facendolo finire dentro un vulcano e poi sparandogli 2 razzi. Direi che questa volta Wesker non tornerà più. Resident Evil The Dark Side Chronicles. Come con il Chronicles precedente, andremo a rivivere degli eventi già accaduti nei capitoli precedenti. Un'aggiunta della trama è Operazione Javier, che racconta degli eventi collocati prima del quarto Resident Evil, dove Leon e Krauser sono ancora amici e sono alla ricerca di Javier Hidalgo. Il gioco ha luogo in Sud America. Hidalgo, grazie al virus T. Veronica, ha infettato numerosi villaggi della zona. I 2 agenti segreti risolveranno la situazione sconfiggendo Hidalgo e salvando sua figlia Manuela. E qui scopriamo perché Krauser è passato dalla parte dei cattivi. Mentre Leon è stato premiato per aver portato a termine la sua missione, di tutta risposta Krauser è stato espulso dal corpo dei Marines per colpa di un infortunio riportato dopo la missione. E scoprendo le capacità rigenerative del parassita Las Plagas, decide di tradire la sua stessa nazione. Resident Evil Revelations. Siamo nel 2005, i protagonisti sono i neoagenti BSAA, Chris Redfield e Jill Valentine. Si ritorna finalmente su una nave da crociera, la Queen Zenobia, che ha subito un attacco terroristico da una nuova organizzazione, la Veltro. I nostri eroi riusciranno a fermarli. Resident Evil Operation Raccoon City. Impersonificheremo un gruppo di mercenari della Umbrella durante gli eventi di Raccoon City. Ottimo sparatutto in terza persona, ma che nel finale rompe la canonicità degli eventi, da non prendere in considerazione. E siamo arrivati a Resident Evil 6, purtroppo. Il peggiore dei capitoli principali. Un aborto da ogni punto di vista. Le BOW ormai vengono utilizzate nella maggior parte dei conflitti mondiali. Chris Redfield e la BSAA vengono mandati in Edonia, una zona fittizia dell'est Europa. Qui c'è una nuova arma batteriologica e un nuovo virus. Il virus C, creato usando i virus T e G mescolati con Las Plagas. Inoltre fa il suo ritorno Sherry Birkin, diventata agente governativo alla ricerca di Jake Muller, mercenario con eccezionali doti in combattimento, possibile fonte per sviluppare un nuovo vaccino. Scopriamo che dietro a tutto ciò c'è la Neo Umbrella, una sorta di setta massonica composta dagli ex dirigenti della vecchia Umbrella. Tra questi c'è anche Derek Simmons, segretario della difesa nazionale degli Stati Uniti. Nel frattempo, Leon S. Kennedy è con il presidente. Questo è pronto a fare un discorso dove metterà alla luce ciò che realmente è accaduto a Raccoon City, in modo da far cessare una volta per tutte la ricerca sulle BOW. Siamo a Tall Oaks in California e poco prima del discorso del presidente un attacco terroristico genererà una seconda Raccoon City. Nel frattempo Simmons è scappato in Cina, a Langshan. A fermarlo arriveranno praticamente tutti. Chris Redfield, alla sua spalla Pierce Nivans, Sherry Birkin, Jake Muller che nel frattempo scopriremo essere il figlio di Albert Wesker, Leon S. Kennedy ed Helena Harper e anche Ada Wong. Sherry e Jake si confronteranno con l'Ustanak, una BOW molto simile al Nemesis ma ancora più incazzato. Chris sarà l'unico del suo plotone a salvarsi e dopo essersi tramutato in un mostro grazie all'aiuto del virus C, Simmons verrà ucciso da Leon ed Helena. Alla fine i due si separeranno e Leon tornerà alla sua mansione di agente governativo insieme a Sherry Birkin. Chris, dopo aver superato il trauma della perdita di tutto il suo plotone, gli verrà affidata una nuova missione e una nuova squadra. Mentre Jake girerà il mondo aiutando le popolazioni povere contro le BOW. Sì, poi ci hanno voluto mettere proprio la merda e scopriremo che Ada Wong ha una sosia che ha fatto di tutto per diventare lei, sia perché ossessionata dalla sua figura, sia per incolpare direttamente la vera Ada Wong, perché questa donna, una certa Carla Radames, amante di Simmons per un capriccio amoroso, è la vera responsabile di tutto questo casino globale. Fortunatamente Ada uccide anche lei e abbiamo concluso sto capitolo orribile. Resident Evil Revelations 2. Collocato dopo gli eventi di Resident Evil 5 ma prima di quelli del 6, torniamo a vestire i panni di Claire Redfield, membro dell'organizzazione TerraSave, una sorta di medici senza frontiere che combattono il bioterrorismo. Novellina dell'organizzazione nuova partner di Claire,
Moira Barton, figlia di Barry. Durante un incontro di lavoro, le ragazze insieme ad altri membri di TerraSave saranno rapite da un plotone di mercenari. Si risveglieranno in delle prigioni fatiscenti in un'isola sperduta. Indossano dei particolari braccialetti che cambiano colore in base al loro livello di paura e riescono sempre tramite questi braccialetti a comunicare con una donna che si fa chiamare la Guardiana. Arriverà in loro soccorso Barry Barton. Al suo arrivo sull'isola, Barry incontrerà una bambina, Natalia, bambina dotata di grandi capacità telecinetiche. Scopriamo che Claire, insieme agli altri membri di TerraSave, sono stati infettati con un particolare virus che reagisce alla paura. Colpo di scena, Barry trova una foto con Wesker e sua sorella. La Guardiana non è nient'altro che Alex Wesker. Inoltre Claire scoprirà che qualcuno ha venduto TerraSave ai terroristi, che ora conoscono i nomi di ogni singolo membro dell'organizzazione. Claire, Barry e Moira uniranno le forze per uccidere Alex Wesker. Barry adotterà la piccola Natalia, ma nel finale scopriamo che parte della coscienza di Alex Wesker è in realtà dentro Natalia. Umbrella Corps. Resident Evil 7 Biohazard. Siamo in Louisiana. Protagonista della nostra storia è Ethan Winters, che riceve una lettera da sua moglie Mia, scomparsa 3 anni prima. Ethan raggiunge la cittadina di Dalvey, dove farà la conoscenza della famiglia Baker, una famiglia di psicopatici dotati di enorme forza fisica e incredibili capacità rigenerative. Qui ritrova anche sua moglie Mia. Ethan scoprirà che sua moglie in realtà è una ricercatrice che insieme ad un suo collega aveva il compito di portare l'esperimento E001 in America centrale tramite una nave da carico. L'E001 non è altro che una piccola bambina di 10 anni, Evelyn, derivante da alcuni esperimenti compiuti sui feti di qualche organizzazione misteriosa. Evelyn ha la capacità di controllare telepaticamente qualsiasi individuo con il quale entra in contatto. Praticamente l'arma batteriologica perfetta. Potrebbe controllare qualsiasi esercito nemico senza spargimenti di sangue. Ha solo un piccolo problema. Essendo una bambina, ha l'istinto di avere una famiglia, un padre e una madre. Ha riconosciuto in Mia la sua vera mamma. Evelyn si libera durante il trasferimento e uccide l'intero equipaggio. Le due verranno trovate nel bayou da Jack Baker, che le porterà a casa. Qui Evelyn le infetterà con il suo dono, facendoli diventare la sua famiglia. L'ultimo elemento rimasto è un padre, Ethan. Ad aiutare Ethan e sua moglie, l'immancabile Chris Redfield. I tre uccideranno Evelyn e nel DLC Not a Hero scopriamo che Lucas Baker è in realtà in contatto con un'organizzazione segreta. E quindi speriamo che tutti questi eventi troveranno risposta nel nuovo Resident Evil Village, di cui, attenzione, ho deciso di portare sul canale l'intero gameplay. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.